Those who come from distant lands to pit their skill and courage against these icy bastions, 1 in 10 never return. Per la prossima generazione l'Everest presenta ancora uno degli ultimi grandi problemi più spaventosi e futuristici dell'Himalaya, la cresta Fantasy. Inizia sul lato destro della parete Kanchung e fu chiamata così da George Mallory durante la spedizione britannica di ricognizione sull'Everest del 1921, presumibilmente perché pensava che potesse essere scalata solo attraverso la fantasia. Sebbene l'Everest oggi sia noto per i suoi affollamenti dovuti alle spedizioni commerciali, c'è un lato di questa montagna enorme che ancora può essere considerato quasi vergine, pressoché intatto. Lontano dai campi base che si estendono come delle vere e proprie cittadine all'inizio della cascata di ghiaccio del Khumbu, lì dove una lingua crepacciata conduce al versante sud tra il Lhotse e appunto l'Everest, la parete est, chiamata Kanchung, un'immensa cattedrale di rocce e ghiaccio, offre una linea che ancora oggi non è mai stata completata del tutto, una linea che presenta problemi logistici fin dalla partenza, per poi salire lunga, lunghissima, tortuosa e affilata, spazzata costantemente dai venti che soffiano da nord, una linea che attraverso cornici instabili che si affacciano sull'enorme parete est violentata da continui crepacci conduce, prima di congiungersi alla cresta nord, lì dove Mallory e Irvine tentarono di salire nel 1924 al passaggio chiave, i 3 pinnacoli, 3 guglie di roccia che anticipano i più celebri 3 scalini, 3 guglie che si innalzano su quel filo tagliente, un vero atto di forza, di audacia umana e alpinistica, tentare di scalarle considerando che si innalzano a oltre 8300 metri. Pochissime persone nella storia hanno osato così tanto e 2 di loro nel 1982, 2 inglesi come Mallory e Irvine, da quei 3 pinnacoli non fecero mai più ritorno. L'obiettivo del 1982 è la cresta nord-est dell'Everest, un gigantesco sperone che si libra nel cielo dal Ralph Ullah, secondo Bonington. Chris Bonington era il capo spedizione nel 1982, una spedizione, quella del 1982, che si appresta ad affrontare una linea ancora sconosciuta, inesplorata, una spedizione piccola per la portata dell'evento, a cui al contrario, data la difficoltà notevole del percorso, verrebbe scontato pensare al contrario, quindi ad un gruppo numeroso tra alpinisti e sherpa che attrezzino la montagna. Insieme a Bonington Pete Boardman, Joe Tasker e Dick Renshaw, 4 alpinisti in tutto, più il medico Charles Clark e Adrian Gordon, entrambi con un ruolo di supporto. Dopo essere arrivati a Lhasa e successivamente con i fuoristrada nella valle di Rongbuk, la spedizione prosegue a piedi fino al Colle Nord, per poi arrivare nello sconosciuto Ranfula a circa 6.500 metri. Una spedizione inglese che ripercorre fino al Colle Nord le tracce delle prime grandi spedizioni inglesi, quelle di Somervell, di Norton, di Mallory e Irvine, dove il monastero, prima della rivoluzione culturale degli anni 50, era un fulcro della cultura locale, nonché approdo logistico proprio per le spedizioni inglesi dei primi anni 20. Everything now depended on the ability of the yak herders to coax and persuade their animals up into the wilderness of rock and ice that lay ahead. It soon became clear that the yaks thoroughly disliked any change in the surface, and it needed a few well-aimed stones to keep them on the move. Not that the herders were cruel or indifferent. Throughout Asia, the team had never seen people who took such devoted care of their animals. If a yak went lame, one of the herders would immediately unfasten its load and shoulder the burden himself. Huge and fantastic ice pinnacles guarded the approach to Advanced Base Camp. But when, after 3 days, they finally reached the place, it proved to be a bleak and bitter destination.
Cresta nord-est quindi, che si innalza per almeno 3 km fino a raggiungere la spalla nord-est a 8.400 metri, dove qui, visti solo dalle foto, prima di allora emergono minacciosi i 3 pinnacoli. Era un obiettivo evidente, elegante, sconosciuto, dalle poche foto disponibili sembrava difficile ma possibile. Scriverà così Bonington sul suo Everest The Unclimbed Ridge, Everest, la cresta non scalata, consegnato alla stampa un anno dopo, nel 1983. Una piccola spedizione di fronte ad un colosso da questo versante pressoché ignoto. Now, for the first time, they had a clear view of their objective, the last great unclimbed ridge of Everest. In perfect visibility, Joe Tasker set up his camera and made a slow pan along its length, charting the route they would have to take. I piani originali erano, dato il numero esiguo di partecipanti, di attrezzare la parte iniziale con corde, salvo poi proseguire successivamente in stile alpino. Niente campi preallestiti, nessuno sulla montagna a fare il lavoro e, data la complessità della linea da seguire, nessuna tenda. La squadra decise di realizzare 3 grosse buche, scavando nella neve, per ripararsi dai venti terribili che si abbattono sul versante nord-est del Chomolungma. La prima venne realizzata a 6.850 metri, la seconda a 7.250 e la terza a 7.850 metri, salvo poi provare a superare le 3 temibili guglie per poi dirigersi in vetta attraverso la cresta nord vera e propria. Un tentativo ambizioso quanto insidioso, audace quanto pericoloso, una visione, come ce ne sono state tante nella storia dell'alpinismo, una delle più ignote ed emblematiche di come il rapporto uomo-montagna è andato negli anni a concepire non più solo la vetta, ma anche il modo di raggiungerla. E se questo concetto arrivò già diversi anni prima sulle Alpi, date le maggiori complessità, in Himalaya iniziò, si può dire, proprio nel 1970 con la sud dell'Annapurna, dove c'era appunto anche Bonington, o con la Rupal sul Nanga Parbat, quella dei fratelli Messner. Dopo il completamento del campo base prima e del campo base avanzato poi, ora la spedizione affronta concretamente la lunga affilata linea della parete est. From the Rathoular, the large crevasse at the foot of the route, we climbed and then mounted up a 1,000-foot ice slope to the real crest of the ridge. A crest composed of hundreds of tons of ice and snow suspended above the other eastern side of the mountain. Little by little, we are unlocking the secrets of this long unexplored ridge. E realizzati i 3 cunicoli si appresta per la prima volta ad affrontare il primo dei 3 temibili pinnacoli. Our ridge is swept constantly by winds from Tibet to the north and west, and the only way our small team could find shelter was by digging a small snow cave at 22,600 feet in altitude. It took many long hours laboriously chopping at the hard sugary snow until at last we'd made a hole that was big enough for all 4 of us to squeeze into. Once inside the snow cave, we could relax, forget about the wind outside, and eat and drink and recover in preparation for the next section of the ridge above us. The ridge ahead narrowed into a knife-edged crest of snow. Beyond it, the way was barred by a series of rocky pinnacles stretching ahead for half a mile. With painful slowness, they moved towards them. This would be the crux of the entire climb. Il team qui perde uno dei suoi componenti. Dick Renshaw, a ridosso del primo dei 3 pinnacoli, viene colpito da un piccolo ictus. Durante la progressione sulla parete non avverte più la parte sinistra del suo corpo. Then something happened to Dick Renshaw. I'd just climbed a very hard pitch. It was about 26,700 feet when I felt
strange sensation down the left side of the body. The left arm went numb, and I got rather alarmed when the left side of my face and tongue lost all sensation. I told Joe about it, and we decided the best thing to do would be to go back down to the snow cave at Camp 3. Al ritorno al campo base avanzato, Bonington ritiene opportuno non proseguire. L'età maggiore rispetto agli altri componenti porta il capo spedizione a desistere dall'obiettivo. Il tentativo di violare completamente la Fantasy Line resta quindi in mano a Pete Boardman e Joe Tasker. Entrambi sono alpinisti con alle spalle diverse esperienze d'alta quota, come l'apertura di una nuova via in stile alpino sul Kanchenjunga nel 1979 con Doug Scott. Bonington e Gordon si spostano quindi sul Colle Nord in modo da raggiungere e agevolare la discesa in caso di vetta, visto che a ritroso percorrere nuovamente i 3 pinnacoli e la cresta nord-est sarebbe stato troppo pericoloso, oltre che per il tratto tecnico in sé, anche per essere stati troppo tempo in quota sui quasi 9000 metri dell'Everest. Il 16 maggio, dalla terza grotta di neve, Pete e Joe comunicano via radio con il campo base avanzato. Il 17, il giorno seguente, partono per arrampicare sulla lunga e difficile linea di cresta dei pinnacoli e verranno visti per l'ultima volta intorno alle 21 a circa 8250 metri di quota. Poi sull'Everest calò per sempre il silenzio. Nel 1988 Russell Bryce e Henry Taylor scalarono con successo i 3 pinnacoli, ma erano così esausti che dopo aver scalato il terzo pinnacolo abbandonarono il loro piano originale di continuare lungo il percorso fino alla vetta, scendendo quindi al Colle Nord. Nel 1992 una spedizione congiunta giapponese e kazaka attraversò i pinnacoli ma non riuscì a proseguire sino alla vetta. Trovarono un corpo oltre il secondo pinnacolo a circa 8200 metri sul lato Rombuk della cresta. Le fotografie scattate e inviate a Chris Bonington confermarono che il corpo era quello di Peter Boardman. Il corpo di Joe Tasker non fu mai più ritrovato. L'alpinismo è l'arte di saper sopravvivere dove è facile morire. Questa frase, detta da Reinhold Messner, più di tutti e nella sua concreta semplicità rispecchia in fondo l'animo con cui ogni alpinista si approccia a queste spedizioni così estreme. L'arte di saper sopravvivere, che forse non rispecchia invece l'obiettivo originale, quello che si dà per scontato, la vetta, è forse la più grande spinta da cui l'essere umano trae forza e coraggio. Si è discusso molto negli anni in quel modus operandi, a volte lecito, a volte un po' troppo alla caccia del torbido o del mistero a tutti i costi, su come siano morti. Non ci sono ancora oggi elementi sufficienti che possono dire con molta probabilità come siano stati gli ultimi minuti di vita di Boardman e Tasker, cosa sia successo lì su quei temuti quanto affascinanti 3 pinnacoli. Il non aver tuttora ritrovato il corpo di Joe Tasker lascia pensare che dopo essere precipitato verso il ghiacciaio, Boardman invece morì di sfinimento mentre tentava probabilmente di scendere da solo dopo la disgrazia capitata al suo compagno di cordata. La cresta nord-est resta tuttora un palcoscenico che si sono riservati pochissimi attori su dove mettere in pratica l'arte di sopravvivere, e se l'arte non è ciò che vedi ma ciò che fai vedere agli altri, Joe Tasker e Peter Boardman hanno mostrato come molti altri che l'esplorazione, l'ignoto, l'incognito che regalano le grandi vette del mondo è quel palcoscenico dove ogni grande alpinista nella storia ha portato la sua arte, che a volte può anche venire meno, sfuggire di mano, una corda spezzata, una caduta rovinosa, sfinimento, ipossia. A oltre 8000 metri su un percorso inesplorato senza nessun supporto è facile morire, è più difficile, molto più difficile tentare, aver provato a mettere in atto l'arte del sopravvivere.
and Irvine half a century earlier, two of Britain's finest high-altitude climbers, Pete Boardman and Joe Tasker, disappeared high up on the Tibetan side of the peak. No one will ever know exactly how they died, but this simple memorial left behind by their friends will stand in their memory until the ravages of ice, wind and snow finally erase it. The mountain has been climbed many times, but it continues to exact a heavy toll indeed.